Ciao, io sono Francesca. Oggi prepariamo insieme una tortiera di broccoli e patate con besciamella light, una ricetta davvero leggera ma super golosa. Per la nostra tortiera di broccoli e patate avremo bisogno di 2 broccoli, 4 patate, pangrattato quanto basta, parmigiano grattugiato, provola o scamorza, prezzemolo, sale e olio extravergine di oliva. Laviamo sotto acqua corrente i nostri broccoli e procediamo al taglio. Dividiamo quindi le cimette dal gambo, senza gettarlo via perché dopo puliremo anche lui. Ricaviamoci quindi le parti più tenere dei nostri broccoli e affettiamoli a fette di circa 1 centimetro. Adesso puliamo i gambi, dobbiamo semplicemente eliminare la parte esterna che è più filamentosa e affettare la parte interna che invece è più tenera. Portiamo a bollore dell'acqua e aggiungiamo un cucchiaino di sale. Questo è il momento di aggiungere i broccoli, che dovranno cuocere per circa 10 minuti dal bollore. Adesso peliamo le patate. Sciacquiamole sotto acqua corrente e affettiamole. Adesso le cuociamo a microonde, così risparmieremo tantissimo tempo. Le mettiamo quindi in una bowl con un filo d'olio e del sale. In questo modo. E adesso mescoliamo bene aiutandoci con le nostre mani. Chiudiamo quindi con della pellicola alimentare che possa andare al microonde e stare a contatto con cibi caldi e mettiamo quindi nel microonde, massima potenza per 10 minuti. Vedete, ci vogliono soltanto 10 minuti per avere le nostre patate, che sono già pronte, senza buccia e super saporite. Prepariamo adesso la besciamella light, è facilissimo prepararla. Ci occorrono 400 ml di latte e 30 g di amido di mais, quindi è una ricetta anche gluten free, senza glutine. Per velocizzare il procedimento ho già messo a bollire il latte. Con il latte già caldo, quindi, possiamo procedere a sciogliere l'amido, aggiungendo poco latte alla volta, aiutandoci con una frusta. Scioglieremo così tutti i grumi. Aggiungiamo a questo punto anche il sale. Rimettiamo nella pentola e portiamo sul fuoco. Ci vorranno davvero 2 o 3 minuti e la nostra besciamella light sarà pronta, perché chi lo ha detto che la besciamella è per forza calorica? Bene, a questo punto aggiungo un cucchiaino circa di olio extravergine d'oliva. Quindi è una ricetta davvero super golosa ma anche leggera. Provate a farla e poi mi direte se vi piacerà. Io ne sono convinta che vi piacerà tantissimo. Guardate che bella, liscia e senza grumi. Adesso prendo la provola e la grattugio con una grattugia a fori larghi. Se mettete la provola all'interno del congelatore per un po' di tempo, questa operazione sarà anche più facile, perché appunto la provola sarà freddissima. Bene, avete visto? Prendiamo adesso 2 fogli di carta da forno, li andiamo a mettere sotto acqua corrente, li strizziamo e andiamo a foderare una tortiera apribile come questa.
di 24 cm di diametro. Mettiamo un goccino di olio sul fondo della nostra carta da forno. Come vedete ne ho messo davvero poco. Mettiamo un pochino di pangrattato e adesso possiamo procedere a stratificare tutti i nostri ingredienti. Quindi abbiamo pangrattato, patate, i broccoli che sono stati scottati in acqua bollente per 10 minuti, acqua già salata, aggiungiamo la besciamella, il formaggio grattugiato, la provola, il pangrattato, il prezzemolo e continuiamo la nostra stratificazione fino a che avremo terminato tutti i nostri ingredienti. Terminiamo infine con una bella manciata generosa di formaggio grattugiato e anche un pochino di pangrattato che renderà la superficie croccante e super golosa. Bene, guardate quanto è bella la nostra tortiera! Bellissima! Portiamola nel forno a 200 gradi per 40-45 minuti, fino a che otterremo una bella crosticina dorata, croccante e super golosa e invitante. Voilà! Per sformare al meglio la nostra tortiera la lasciamo raffreddare. Io l'ho sformata che era ancora un pochino tiepida per motivi di tempo. Però per avere un risultato ottimo lasciatela raffreddare, la mettete in un bel piatto di portata e dopo, quando dovrete servirla, potrete riscaldarla per un attimo al grill. Vi faccio vedere anche come si presenta al suo interno. Vado piano piano perché è ancora tiepida e non vorrei romperla. E voilà! Che bello! È bellissimo quando riusciamo a ottenere una ricetta che è golosa, che è invitante, ma che ha anche poche calorie al suo interno. Io spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta. Fatemelo sapere con un bel like a questo video e sotto scrivetemi un bel commento. Se rifate questa ricetta ricordate di mandarmi una foto. Potete mandarmela sul mio Instagram Francesca Chef, semplicemente, oppure tramite email. Vi lascio tutti i miei contatti qua giù nell'info box, insieme ad altre ricette che vi suggerisco. Inoltre vorrei ricordarvi una cosa davvero molto importante. Se guardate in basso, sotto il video, sulla destra c'è una campanella. Dovete attivarla su tutte le notifiche. In questo modo sarete i primi a ricevere la notifica delle mie nuove ricette. Bene, vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, vi mando un bacione e ci vediamo presto alla prossima videoricetta. Ciao!